Quando eseguiamo dei colpi dal bunker, delle uscite dalla sabbia, cerchiamo un movimento del corpo, un movimento anche dei polsi leggermente differente rispetto a quello che utilizziamo e che cerchiamo nel colpo stock dall'erba, cioè nel classico approccio dall'erba. Andiamo a vedere, utilizzando Hack Motion, quali sono le cose importanti e interessanti che possiamo imparare per migliorare il colpo dal bunker. Nel colpo dal bunker mi interessa non avere un contatto diretto con la palla, lo sappiamo, ma colpire la palla con un cuscinetto di sabbia che si interpone tra la palla e la faccia del bastone. Di fatto il mio bastone entra in contatto con la sabbia un attimo prima della palla, passa sotto la pallina e poi esce. Questo per permettere alla palla di avere una traiettoria alta e morbida. Che cosa mi interessa ottenere in questi colpi? Fondamentalmente voglio fermare la palla in fretta. Per fermare la palla in fretta devo avere tanto loft ed è il motivo per cui mi metto in posizione con la faccia del bastone piuttosto aperta, un po' per aumentare il loft del bastone e un po' per aumentare la superficie di contatto con la sabbia, cioè il bounce di fatto. Perché? Perché più è aperta la faccia del bastone e più sono sicuro che attraverso l'impatto la mia suola va a scavare leggermente sotto la sabbia e quindi va a passare sotto la palla, ma non va a sprofondare, che è quello che mi serve per dare tanta velocità alla testa del bastone e quindi aiutare la pallina a staccarsi da terra subito, avere un angolo di lancio molto alto e stopparsi in fretta. A seconda del tipo di uscita che mi trovo a fare, io posso avere l'esigenza di flettere di più i polsi, cioè quello che viene chiamato flessione, in realtà si chiama deviazione radiale e ulnare e viene misurata appunto dall'Hack Motion. Quello che io voglio vedere in un'uscita dal bunker è un movimento molto più repentino sia nel backswing sia nel downswing della deviazione radiale e della deviazione ulnare. Questo perché? Perché quando voglio eseguire un'uscita dal bunker corta, con una traiettoria alta e morbida, io cerco di arrivare al momento dell'impatto con la palla con un angolo d'attacco piuttosto verticale, quindi cerco di muovere i polsi in questo modo, di caricare i polsi, per usare un termine familiare, molto presto nel backswing, in modo tale da avere una salita un pochettino più esterna, un pochettino più verticale e allo stesso tempo, attraverso l'impatto con la palla, andare a scaricare i polsi molto rapidamente per ottenere un angolo d'attacco piuttosto verticale, ma con un progressivo appiattimento dei polsi. Di fatto i miei polsi stanno scendendo molto verticalmente, ma allo stesso tempo stanno perdendo questo angolo, questo leg, e quindi stanno permettendo alla suola, che sta arrivando molto impicchiata sulla sabbia, di scaricarsi, ma avviene ovviamente molto rapidamente, molto velocemente, ed è quello che andremo a vedere appunto con i grafici di Hack Motion. Andiamo a questo punto ad eseguire questo colpo. Faccio il bastone leggermente aperta, ginocchia un pochino più flesse rispetto al solito, abbasso le mani anche per compensare la faccia del bastone aperta, e a questo punto cerco di sentire il polso sinistro che mantiene o incrementa addirittura questo angolo di estensione durante il backswing, e poi cerco di sentire attraverso l'impatto con la palla che vado veloce a far scivolare la suola del bastone sotto la palla, scaricando di fatto l'angolo creato dal braccio sinistro e lo shaft più velocemente possibile sotto la palla. Bene, come avrete notato dallo slow motion, la testa del bastone è arrivata a contatto con la sabbia appena prima di colpire la palla. Di fatto non c'è stato un contatto diretto tra la faccia del bastone e la palla. Il bastone ha colpito 3-4 dita
prima della pallina e poi ha attraversato la pallina passando sotto e con il cuscinetto di sabbia che ha attutito ha smorzato il colpo. Bene, a questo punto siamo pronti per andare ad impostare la nostra app, quindi apriamo la nostra applicazione, il sensore è già perfettamente connesso con il Bluetooth, andiamo a misurare. L'app è fatta veramente molto bene e soprattutto permette di fare tanti esercizi differenti nei vari settori del gioco. Andiamo in analisi, andiamo a fare una veloce calibrazione del sensore, si fa mettendo il braccio prima in questa posizione e poi in questa posizione, e la calibrazione è perfettamente eseguita. Ok, a questo punto il mio sensore è perfettamente calibrato, posso iniziare a fare la mia pratica. Ecco, vedete che come io vado a muovere il polso sinistro portandolo in flessione, quindi il numero diventa negativo, e in estensione il numero diventa, come si può vedere, positivo. Si può vedere live qual è il movimento dei polsi, e poi sotto si può vedere invece la deviazione ulnare e la deviazione radiale. Deviazione ulnare è quando il mio polso esegue un movimento verso il basso, che è quello che succede quando andiamo a colpire la palla, mentre la deviazione radiale è quando vado a caricare i polsi, per usare un termine diciamo familiare. In realtà si chiama deviazione radiale questo movimento qui. Ok, a questo punto non mi resta che andare a impostare il biofeedback, che è la cosa più divertente, più interessante. Allora vado a mettere nella modalità immediato, cioè il suono lo devo sentire live, cioè come mi muovo praticamente. L'altra modalità permette invece di avere un suono che viene restituito dal software a colpo eseguito, che ci indica se abbiamo fatto quello che volevamo oppure no. In questo caso mettiamo la modalità immediato, vado a mettere come parametro flessione ed estensione, che è quello che mi interessa. Allora, io so che in posizione di partenza ho una posizione del polso sinistro in estensione di circa 20 gradi, tra i 20 e i 25 gradi, quindi possiamo mettere 20, e qui andiamo a impostare invece sempre con numero positivo, perché sappiamo che quando il polso si muove in flessione il numero è negativo, quando si muove in estensione il numero è positivo. Nel mio caso quindi vado ad impostare un range che va da 20 gradi a 30 gradi di estensione. Eccolo qua, perfetto, impostato. A questo punto il mio polso sinistro, quando parto, avrà un angolo più o meno di questo tipo, e il mio obiettivo è quello di arrivare all'apice del backswing mantenendo la stessa posizione del polso sinistro o addirittura incrementandola ulteriormente. Ecco, questa è la posizione di partenza. Ok, eccola qua, e adesso io, andando a caricare nel backswing, devo cercare di mantenere la stessa inclinazione. Se il mio polso diventa piatto, va in flessione, il suono smette, quindi mi fa capire che la posizione è sbagliata. Ecco, io devo mantenere questa posizione. Ecco, questa è la posizione di partenza. Ok, eccola qua, e adesso io, andando a caricare nel backswing, devo cercare di mantenere la stessa inclinazione. Se il mio polso diventa piatto, va in flessione, il suono smette, quindi mi fa capire che la posizione è sbagliata. Ecco, io devo mantenere questa posizione. Adesso andiamo a fare un ultimo esercizio per imparare a muovere correttamente i polsi nel colpo dalla sabbia, utilizzando il biofeedback sonoro, e quindi cercando di sentire che ci mettiamo in posizione sulla palla, ok, con il nostro polso nella posizione, diciamo, tradizionale, nella posizione che adottiamo per tutti i colpi, quindi nel mio caso con circa 20 gradi di estensione. Per i colpi dal bunker mi piace anche esagerare un pochettino, vedete che
aumento un pochino questo angolo e mi piace poi sentire che mantengo, addirittura incremento questo angolo. Ecco, sento il suono del feedback sonoro. Ecco, è questo che voglio sentire il suono. Quindi questo significa che ho portato il bastone salendo correttamente con il polso sinistro che non va a ruotare, non va in flessione, ma mantiene la faccia del bastone square o addirittura più aperta. Adesso utilizziamo anche il biofeedback della deviazione radiale e della deviazione ulnare per sentire che da questa posizione, che chiaramente raggiungo all'apice del backswing caricando i polsi, vado a immaginare di tornare all'impatto con 0 shaft lean, quindi addirittura quasi con le mani dietro rispetto alla pallina, in questo modo, quindi non così ma così. Quindi vado a cercare di sentire, eccolo, questo movimento, gambe ferme, gambe forti, testa ferma, testa che non fa questo movimento all'indietro ma quasi vuole andare in avanti, con i polsi che si scaricano. Eccolo, proprio questo movimento qua. Quindi, ricapitolando, quello che dobbiamo cercare di imparare per fare delle buone uscite dal bunker è mantenere il polso sinistro esteso durante la salita, non portarlo in flessione assolutamente, perché questo ci porterebbe ad avere la testa del bastone troppo bassa interna e soprattutto disallineata rispetto alla posizione di partenza. Per eseguire dei colpi dal bunker alti e morbidi, soprattutto con tanto spin come il colpo che ho fatto io adesso, è fondamentale avere tanta velocità della testa del bastone sotto la palla. Per avere velocità della testa del bastone sotto la palla è importante aiutarci attraverso deviazione radiale e deviazione ulnare. Attenzione, è una cosa complicata, ma se imparerete a caricare e scaricare rapidamente i polsi in questo modo, riuscirete ad avere un bastone che arriva con tanta velocità dall'alto, ma non andrete a scavare, perché il polso sinistro starà andando a perdere il leg. Di fatto quello che vogliamo per una buona uscita dal bunker, abbiamo detto, è avere tanto loft, e quindi non vogliamo arrivare con le mani avanti rispetto alla testa del bastone. Vogliamo caricare per poi scaricare velocemente in modo tale da dare velocità alla testa del bastone, ma arrivare con tanto loft e quindi tanto loft e tanta velocità, e quindi ottenere una palla con tanto spin. Gambe molto stabili, molto ferme, perché dobbiamo essere sicuri chiaramente di non sbagliare il low point, rischiamo se no di fare top. Dobbiamo cercare di avere una ottima stabilità delle gambe, soprattutto attraverso l'impatto, il ginocchio sinistro che deve mantenersi flesso, non dobbiamo fare questo movimento, dobbiamo mantenere il polso sinistro flesso e cercare di sentire dopo l'impatto con la palla il polso sinistro estremamente scarico, estremamente esteso per utilizzare il termine corretto, e quindi vedere nel grafico di Hack Motion subito dopo l'impatto il polso sinistro andare ad aumentare rapidamente la sua estensione. Questo significa che il corpo avrà lavorato bene attraverso l'impatto con la palla e che soprattutto avremo utilizzato correttamente tutto il corpo per attraversare la palla.